A che punto è l'emancipazione in Iran? Osserviamo il suffragio femminile, quale variabile che ha caratterizzato l'evoluzione dell'emancipazione in Occidente. Esso è stato introdotto dai diversi paesi in epoche anche assai diverse tra loro. In Nuova Zelanda nel 1893, in Italia nel 1945, in Svizzera nel 1971. Ciò nonostante, nessuno si è mai sognato di esportare la democrazia o il suffragio femminile in Svizzera tramite bombe o un cambio di regime. Tuttavia, pretendiamo che ciò avvenga nei paesi del Medio Oriente. Chiaramente si tratta di strumentalizzazione, una delle tante ragioni per giustificare le solite guerre predatorie e coloniali dell'Occidente. Detto ciò, se nel 1976, sotto il regime dello Shah, l'alfabetizzazione femminile era pari al 24%, questa aveva già raggiunto il 52% nel 1986 e oggi raggiunge il picco del 99%, nonostante i media continuino a parlare delle grandi libertà godute prima della rivoluzione religiosa. Ma, se neppure andavano a scuola, come potevano costruire una effettiva consapevolezza dei propri diritti e della propria dignità? Ed in Occidente, le persone possono davvero esprimere i propri diritti ed effettuare scelte libere e non obbligate all'interno di un modello preconfezionato. Le donne sono libere di scegliere se lavorare, se costruire una carriera, se essere madre, moglie o combinare più dimensioni della vita senza che una escluda l'altra. Dov'è la libertà se la scelta è condizionata dal costo della vita? Dalla precarietà, da un sistema che ti costringe ad andare in un'unica direzione. Si osservino i tassi di natalità in crollo in tutta Europa, l'età della prima maternità che continua a salire, la precarietà giovanile diffusa, le difficoltà crescenti per le giovani coppie nel costruire un progetto familiare. In Occidente siamo davanti a una libertà concreta. Se un sistema non permette alle persone di costruire una famiglia, di risparmiare, di progettare un futuro, di conciliare lavoro, tempo e vita, allora non produce emancipazione. Produrrà precarietà, sofferenza, frustrazione, solitudine, schiavitù. Non possiamo parlare di emancipazione se non garantiamo le condizioni per vivere con dignità. Perciò, siamo proprio sicuri che il modello occidentale sia un modello valido e da proporre agli altri come il migliore. E d'altronde questo stesso modello, moralmente contraddittorio e poco credibile, produce già qui, in Occidente, distorsioni ben visibili, alimentando chiusure identitarie e irrigidimenti, da parte di immigrati provenienti da altri contesti culturali e religiosi, che non vedono coerenza, benessere reale o stabilità, e finiscono con il percepire tutto questo, con sfiducia e distacco, invece che integrazione. I sondaggi evidenziano che i giovani, di seconda generazione, abbracciano maggiormente il fanatismo religioso, desiderosi di instaurare nel paese di accoglienza la legge islamica della Sharia, cioè proprio ciò per cui combattiamo oggi in Iran, nel tentativo di esportare il nostro modello valoriale, tanto inclusivo, per l'emancipazione dei popoli, in nome di una presunta superiorità morale. Il fallimento dell'integrazione degli immigrati in Occidente, anzi, l'aumento del loro fanatismo religioso, dovrebbe incoraggiare un ripensamento del modello economico su cui è costruita la nostra società, dove l'emancipazione possa concretamente realizzarsi. Ed è questo uno dei tanti motivi per cui il popolo iraniano non si è sollevato contro il proprio governo. Gli stessi disordini di fine dicembre e gennaio furono causati dalla grave situazione economica, innescata da una sempre maggiore oppressione sanzionatoria da parte degli Stati Uniti. Disordini che, poi, divennero violenti solo perché fomentati ed armati da agenti infiltrati dal Mossad. Infatti l'Occidente possiede un'unica arma davvero efficace, che è quella del ricatto economico. In fin dei conti, non tutti sono smaniosi di sostituire un regime religioso con una dittatura finanziaria, una tirannide senza nome né volto, un moloch a cui sacrificare l'economia del proprio paese ed il proprio futuro. E poi ci chiediamo perché il 70-80% dei iraniani preferiscano gli ayatollah alla borsa di Wall Street.